Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, siamo giunti alla seconda parte della nostra masterclass di Power Pivot, quindi adesso scenderemo un po' più in analisi e comprenderemo un po' più come funzionano gli star schema, la modellazione e scenderemo anche un po' più nel dettaglio con l'uso e il funzionamento del DAX. Partiamo quindi con la parte 5 in cui andremo a lavorare con lo star schema, quindi lo schema a stella, e partiremo con questa lezione in cui partiremo praticamente che abbiamo un tabellone pieno di informazioni dove ci sono anche tanti record con le stesse informazioni ridondanti anagrafiche, e da qui capiremo come scomporre il dato in modo da avere più tabelline e ottenere alla fine n tabelle con un dato più compresso, che poi andrà tutto messo in legame all'interno di Power Pivot, e questo lo vediamo nella lezione successiva. Poi concluderemo questa parte qua aggiungendo anche un calendario che vi permette di fare sempre cose molto interessanti. Allora andiamo sul nostro file di esempio. Io qui praticamente, vedete, c'è una tabellina, ho preso delle informazioni, questi dati arrivano dal database Nordwine di Access, che ha costruito la Microsoft ancora nel lontano 2005-2006, e praticamente ho preso delle informazioni da questo database e le ho aggregate tutte in un unico tabellone. Quindi loro hanno un database che è già modellato con tutte le relazioni eccetera. Io ho preso alcune tabelline e le ho aggregate perché non sempre quando noi andiamo a recuperare i dati nelle nostre dai nostri database o dai nostri gestionali troviamo le tabelle già scomposte. Ad esempio potremo trovare la tabella dell'ordine, dopo potremo trovare la tabella dell'anagrafica, del supplier come in questo caso, e così via, ma magari troviamo per n ragioni una tabella che ha dentro tutte queste informazioni, e quindi ci troviamo magari, vedete come qua, che c'è il supplier ID che si ripete, anche qua il product name, facciamo ancora un po' di zoom, vedete che si ripete, e questa è una perdita cioè è una perdita di risorse, perché se adesso io faccio CTRL SHIFT destra, CTRL SHIFT giù, seleziono tutta la mia base dati e qui praticamente esce che io ho un bel 918 righe. Considerate che ho solo 49 ordini in essere, quindi potenzialmente questa tabella, se gestisce l'ordine, potrebbe avere anche milionate di righe. Ma andiamo a vedere ad esempio la tabella degli ordini. Qui ho praticamente il numero di celle che contiene questa tabella è 196, e appunto, come dicevo, ho circa 48 ordini, quindi 196 più dopo abbiamo l'anagrafica del prodotto, e qui ne abbiamo praticamente 2,29, andiamo più o meno a 400. Se poi prendiamo anche quella del supplier ne abbiamo altre 187, andiamo sulle 600 righe, quindi il nostro modello lavorerà con 600 celle, non righe, scusate, che sono nettamente inferiori rispetto a quelle che abbiamo sul tabellone originale, che sono 918. Poi ovviamente se qui avessimo i 10 volte questi record qua sarebbero 10.000 righe sulla tabella originale, e quella del product e del supplier sarebbero sempre circa 400 righe. Invece l'order detail continuerebbe ad andare su, però ha molte meno colonne. Difatti il tabellone originale, se ha 10.000 righe, ok, rispetto alle 3 tabelle scomposte probabilmente uscirà un totale di 1.000 righe, quindi è 10 volte meno. Ovviamente più si estende l'order detail e più questo delta incrementa come occupazione dello spazio che andremo a mettere all'interno di Power Pivot. Allora, come si fa a fare la scomposizione di questa cosa qua? Dobbiamo capire quali sono le informazioni anagrafiche dalle informazioni dei fatti. Allora, i fatti quali sono? Praticamente sono i nostri ordini, quindi qui abbiamo il nostro ordine ID, che è una chiave che magari ci permetterà poi di collegarci ad altre cose, ok? Qui abbiamo la data di ogni singolo ordine, e poi qui abbiamo praticamente la quantità che è stata fatta su ogni singolo ordine. E poi sui fatti dobbiamo portarci dietro tutte quelle chiavi che ci permettono poi di legarci con le informazioni anagrafiche. Allora, sulla tabella del product code, ok, io qui ho preparato praticamente l'order detail, no? E qui vediamo che abbiamo l'order ID, product name, e avevo praticamente il database di Microsoft utilizzava questo campo qui per fare la chiave, però noi adesso andiamo a fare una correzione. Difatti qui l'ho insegnata in giallo perché anche qua bisogna sempre fare attenzione. Quando noi vediamo un
praticamente un product code, quindi un codice, e poi vediamo un product name, utilizzare la descrizione, che poi magari qui vedete anche product description, ma magari è una descrizione che spiega il tipo di prodotto in un modo un po' più esteso, no? Però quando c'è un codice, tendenzialmente il codice è sempre fisso, magari il nome di questo prodotto potrebbe cambiare nel tempo, magari lo chiamano in Nordwine Traders Beer Super, perché magari compare un nuovo prodotto, no? o lo aggiornano, quindi potrebbe variare il nome. Invece tendenzialmente i codici non cambiano mai, sono sempre fissi. Tendenzialmente anche è buona norma sempre utilizzare magari un ID, come è stato fatto qua con un codice numerico, però non andremo a creare un ID in questo caso, anche perché dovremo scomporre il dato, fare un progressivo, dopo riportarcelo. Facciamo una cosa molto più veloce, anche perché nella realtà dei fatti poi non si va effettivamente, quando ci si trova a lavorare con un tabellone di questo tipo, non si va realmente a creare le chiavi precise, perché non si ha quasi mai il tempo di mettersi lì a fare il tutto, quindi si cerca sempre di ottenere il risultato abbastanza in fretta utilizzando le informazioni che abbiamo. Quindi scegliamo direttamente da qui i nostri campi chiave. Per me il campo chiave corretto potrebbe essere il product code, quindi lo mettiamo in verde, così poi usiamo questo, facciamo così e qua lo mettiamo in neretto. Perfetto, quindi questo secondo me, per come l'hanno usato loro, avrà tutta la sua logica, perché c'è un mondo di tabelle dopo nelle database che vengono gestite, però per il nostro caso è sicuramente meglio il code, che così se cambia questo appunto non succede niente. Poi vediamo, queste sono tutte informazioni del prodotto, quindi difatti se andiamo su product, queste sono tutte informazioni del prodotto. Poi qui vediamo che abbiamo un standard cost e un prezzo di listino. Praticamente questo probabilmente è il costo al quale lo andremo ad acquistare noi, e questo sarà probabilmente il costo di vendita. Allora qui ad esempio nel database che l'ho preso lo mettevano nella tabella del prodotto, però bisogna fare molta attenzione a questa cosa qua, dovete sempre ragionare cosa devo fare, perché allora cosa succede, no? Io qui ho ad esempio l'order details, no? Vedete qui sul tabellone unico ho praticamente l'ordine, questo qua, no? Che è stato fatto il 15 dell'1 del 2006, no? E qui il 15 dell'1 del 2006 aveva un costo standard, ok, di 10,5. Però ipoteticamente potrebbe essere che poi arriva il 2007 e riveda un attimino i prezzi, piuttosto che il fornitore mi fa un prezzo differente, e quindi il prezzo potrebbe variare. Allora cosa succede? Se io vado a fare una scomposizione di questo dato, perché effettivamente questa è un'informazione anagrafica legata al prodotto, però se io scompongo il dato in questo modo e metto il costo di acquisto e il costo di vendita, lo metto in questo caso nella tabella del prodotto, ok, cosa succede nel 2007 quando io scomposto questa cosa qua e avrò i dati del 2006 e dopo in fondo avrò anche i dati del 2007, che quando io andrò a legare queste tre tabelle nel mio modello dati, se qui vado a cambiare il prezzo, ovviamente, essendo che è riportato come informazione anagrafica e l'order detail sarà la nostra tabella di fatti, quando io vado a moltiplicare la quantità per il prezzo, farò per il prezzo del dato actual, quindi anche nel passato mi troverò un valore che in realtà non è veritiero, perché a un certo punto sono andato a cambiarlo e di conseguenza vado a fare una quota di guadagno che magari non ho effettivamente ottenuto, perché potrei aver alzato il prezzo piuttosto che averlo abbassato, quindi sfalserei l'informazione in questo caso. Quindi dovete sempre fare attenzione a cosa dovete fare anche quando modellate queste cose qua, queste informazioni qua. Sto lavorando con un dato, con un cruscotto di dati in cui devo sempre vedere i dati actual che ci sono a sistema. Sì, allora va benissimo scomporre il dato e mettere il costo standard e il prezzo di listino sulla tabella del products. Devo lavorare perché devo fare un report storicizzato con informazioni che si caricano magari degli ultimi 2 anni.
allora magari ho la tabella degli ordini che magari mi arriva giù un aggiornamento settimanale, mensile o quello che è, e allora io magari vado a storicizzarmi questo dato, quindi magari dietro nel back-end dovete fare anche voi dei lavori in cui andate a storicizzare queste informazioni qua, piuttosto che utilizzate anche Excel per fare queste cose qua. Allora in quel caso l'informazione del costo standard e del prezzo del listino dovete metterlo per forza di cose nella tabella dei fatti. Quando voi andate ad inserire informazioni nella tabella dei fatti dove ad esempio ci sono gli ordini, come in questo caso, che giorno per giorno vengono inseriti, se dovete memorizzare nello storico le informazioni anagrafiche bisogna metterle nella tabella dei fatti, a meno che non vi inventiate un'altra tabella e andate a scomporre, ad esempio, che dalla data X alla data Y c'era questo prezzo, dalla successiva data all'altra data c'era un altro prezzo, però magari diventa complicato fare queste cose qua, quindi magari la cosa più semplice è scegliere, la metto perché devo guardare un dato actual piuttosto che un history, e lì fate la scelta se metterla di qua piuttosto che di là. Lo stesso vale anche per le informazioni anagrafiche. Adesso questo non è il caso, qui avevo solo questi due campi qui come esempio, però ipotizziamo che magari io voglio sapere, c'è il fornitore, ok, che questa è la sua chiave, no? Che poi ha un nome e un first name, poi il fornitore magari a un certo punto cambia nome, e anche qua io potrei decidere, voglio che nel passato se cambia il nome venga effettivamente riportato sempre il nome nuovo o quello vecchio. Qui va fatto lo stesso ragionamento. In questo caso magari ha più senso avere sempre il nome nuovo, anche se nel passato cambia, perché se poi devo andare a fare comparazioni magari anno su anno e mi cambia magari il nome del supplier, non ci capisco più niente, perché non riesco più a fare la comparazione, perché magari nel passato ho un nome e nel futuro nel presente ho un altro nome. Di conseguenza magari questa è utile tenerla effettivamente sempre in una tabella di anagrafica a parte e non storicizzarla. Però magari ci sono dei casi in cui anche le anagrafiche proprio testuali devono essere storicizzate per qualche motivo, perché magari si vuole avere evidenza di qualcosa. Quindi queste sono un po' le analisi che dovete fare prima di iniziare a scomporre il dato. Allora, iniziamo a scomporlo. Allora, noi adesso ci portiamo questo dato qua in Power Query e vediamo come si fa la scomposizione di questo dato. Allora, facciamo un bel menu dati e qua facciamo il bottoncino da tabella intervallo, così ce lo portiamo in Power Query. Allora, ecco qua, noi qua abbiamo la nostra prima tabellina. Ignorate che qua ci sono le altre che erano esperimenti che avevo fatto io, ma comunque sia. Allora, noi abbiamo tirato sulla nostra tabellina. Allora, questa è la nostra origine. Adesso noi facciamo facciamo così. Facciamo un rimuovi, gli diamo anche un nome, gli diciamo che questa è la tabella origine, tb origine, così ha un bel nome. Ce lo portiamo in Power Query, così abbiamo dei nomi un po' definiti. Perfetto, adesso noi facciamo un riferimento, quindi noi andiamo qui e facciamo tasto destro e facciamo un riferimento. Che cos'è un riferimento? Eventualmente seguite la mia masterclass di Power Query, così imparate ad utilizzare bene lo strumento. Questa cosa qua potete farla con Power Query, potete farla con Access, potete farla con SQL, potete farla anche utilizzando Excel con le formule. Io adesso utilizzo Power Query perché nel nostro caso è il sistema più semplice. Ipotizziamo che appunto avete questa tabellina che arriva da un SQL Server del vostro gestionale, dovete scomporla con Excel, quindi io vi consiglio di farla con Power Query. Io adesso qui ho fatto un riferimento, e praticamente con riferimento, vedete, quando io ho fatto tasto destro riferimento mi ha creato un'altra tabellina. Perfetto, quando ho creato questa tabellina qua, io questa qui andremo a compilare la prima tabellina, che è la order details. Allora, la prima cosa da fare è gli diamo un nome qua giù in fondo a destra, quindi andiamo qui e facciamo order senza gli spazi details. Ok, e lui cosa ha fatto? Mi ha praticamente scritto il nome della tabellina da cui parte, ok? Perché? Perché poi noi faremo un altro riferimento ancora, faremo tasto destro ancora riferimento. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare la tabella del product e dopo quella del supplier, quindi questa la chiamiamo product. E poi facciamo un altro riferimento ancora, adesso vi spiego bene che cos'è, qua la chiamiamo supplier. Perfetto.
Allora, noi abbiamo la tabella origine che praticamente Power Query prende i dati da Excel. Poi noi facciamo un riferimento, quindi questa tabella qua partirà sempre dall'ultimo passaggio di questa tabella. Difatti sulla destra abbiamo appunto i passaggi, quindi abbiamo l'origine e la modifica tipo. Quindi lui partirà sempre da qua. Se io qua aggiungo altri passaggi, ok, perché vado ad eliminare delle cose, fare delle trasformazioni eccetera, i riferimenti partiranno comunque sempre dall'ultimo passaggio che avete fatto, ok? E così via. Così abbiamo un dato importato e queste praticamente sono delle copie. Adesso cosa dobbiamo fare? Dicevamo, noi abbiamo queste informazioni qua. Allora, queste sono appunto le informazioni che servono a noi. Abbiamo detto che le prime 3 colonne sono le date dei nostri fatti, quindi abbiamo l'order ID, l'order date e la quantity, e utilizzeremo il product code per collegarci all'informazione della tabella del product. Quindi questi 4 campi sono le informazioni che creeranno l'order ID. Quindi cosa facciamo? Abbiamo i primi 4 campi, selezioniamo tutti gli altri utilizzando lo shift e facciamo un bel canc. Perfetto, adesso anzi al posto, una soluzione è questa, quindi possiamo fare il canc, però in realtà noi dobbiamo anche andare a fare un'aggregazione, perché appunto potremmo, allora questo è un dato esploso, perché di solito l'informazione che c'è sulla fact ha sempre il dato esploso al massimo, perché appunto ha tutte le informazioni dei nostri ordini e tutte le anagrafiche esplose in modo ripetitivo, quindi c'è l'informazione che è duplicata, però quella dell'ordine tendenzialmente una riga è sempre una riga, non c'è non c'è un doppione. Difatti non troviamo 2 volte la riga con quantity 100 riferita all'order ID 27, quindi se c'è il 27 non troviamo un'altra riga con 27. Quindi in questo caso qua va benissimo fare il rimuovi come avevamo fatto prima, con le altre 2 faremo in un altro modo. Ecco qua, quindi questa è la nostra tabella dell'order details. Adesso andiamo sulla tabella del products. Perfetto. Allora, la tabella del products, abbiamo detto che togliamo le informazioni dell'order ID, quindi adesso dopo cancelliamo questo passaggio e lo facciamo in un altro modo, e poi il products arriva fino a costo standard, last price, e qua parte il supplier. Però dopo noi abbiamo bisogno anche di poterci collegare col supplier, quindi dato che dal supplier in poi queste sono tutte informazioni, tutti i campi del supplier, ci teniamo il campo del supplier come chiave, quindi cancelliamo da qui verso destra, quindi andiamo qui e cancelliamo tutti questi campi qua. Praticamente ecco qua, la nostra tabella del products è composta da queste informazioni. Abbiamo appunto il nostro codice prodotto che lo utilizzeremo per connetterci con la order details. Abbiamo il product name, la descrizione del prodotto, abbiamo il tipo di prodotto, poi abbiamo il costo standard, quindi facciamo un ragionamento come se dovessimo avere le informazioni actual. Eventualmente queste 2 informazioni basterebbe mantenerle nell'order details qui. Allora qui ce l'abbiamo storicizzata, e toglierle poi dal product. Quindi comunque per il nostro caso facciamo così, che è più semplice, e ce le abbiamo appunto qui. Quindi abbiamo preparato la nostra tabella del products, però vedete che qui abbiamo tutte le informazioni ridondanti. Qui noi dobbiamo avere una riga per queste cose qua, dobbiamo sempre avere una riga sull'anagrafica, perché dobbiamo andare a comprimere il dato. Quindi non facciamo il passaggio rimuovi, andiamo qui in fondo a destra, togliamo il rimuovi e facciamo invece il menu trasforma e facciamo il bottone raggruppa che c'è qua su. Premiamo questa informazione qua e si apre questo pannellino qua. Allora andiamo su avanzate e qua gli diciamo appunto che noi volevamo il product code, facciamo aggiungi campo product name, product description, poi volevamo anche il type, volevamo il costo standard e volevamo il last price, e qui aggiungiamo anche una informazione che è il supplier. Non abbiamo delle quantità da sommare perché il costo standard anche è ripetuto, ok? Non dobbiamo fare delle somme. Quindi qui possiamo dirgli, ad esempio, dobbiamo dare un'informazione di questo tipo, perché la riga comunque, quando facciamo un raggruppamento, dobbiamo creare anche una colonna dove mettiamo delle cose. Quindi qui possiamo dirgli anche tutte le righe, ad esempio, e qua gli diciamo da eliminare. Ok, facciamo l'ok, così si applica l'aggregazione. Vedete, si è aggregato.
e qui si è creata la colonna da eliminare. Praticamente qui ho fatto un arrow che si porta dietro le informazioni, piuttosto che possiamo anche metterci una cosa tipo, possiamo fare la media ad esempio del last price, ok? Così c'è questa, e poi comunque lo cancelliamo, quindi andiamo qui, la selezioniamo e la cancelliamo. Perfetto, noi abbiamo fatto praticamente la nostra tabellina del prodotto, quindi abbiamo il codice, il prodotto, descrizione, type, costo standard, prezzo di listino e il supplier che ci servirà come chiave. Adesso qui c'è un null. Allora, qui c'è un null, vediamo subito il perché. Perché sulla tabella degli ordini c'è un ordine al quale non è associato in anagrafica un product name, quindi può essere che succeda anche queste cose qua. In questo caso qua, analizziamo bene sta cosa, sarebbe una cosa che dovrebbe farvi venire il campanello d'allarme, no? Quindi sulla order detail, ok, quando andiamo sull'order detail e vediamo questa cosa qua e praticamente abbiamo questa informazione qua, andiamo su origine, ok, dove c'è il null, ok, è un campanello d'allarme che significa devo andare in anagrafica, suggestionale da qualche parte e compilare l'anagrafica che mi manca. Quindi qua potete gestire il dato come meglio credete, tipo fate una tabellina nuova dove escono magari gli order detail dove c'è il product code che è a null, vedete qua ce ne sono diversi che non hanno le informazioni, quindi va fatta assolutamente una mappatura di questa informazione qua. Si può decidere anche di escludere, magari non voglio vedere i null, ok, perché i null non hanno informazioni di dettaglio, allora li vado ad escludere. Comunque per adesso noi magari, anzi li andiamo ad escludere che così non fanno pasticci dopo. Ok, tiriamo via i null, li tiriamo via anche dal product, ok, togliamo i null anche da qua e perfetto, abbiamo la nostra tabella pulita. Poi andiamo sulla tabella dei supplier, anche qua facciamo la stessa identica cosa. Allora andiamo sul menu trasforma, raggruppa, perfetto, andiamo su avanzate e qua gli diciamo che noi vogliamo il bel supplier, se lo trovo, supplier, eccolo qua, poi andiamo giù e facciamo supplier last name, first name, email, job, facciamo job, business phone e home. Anche qua diamo un ok, va bene anche questa cosa qua, diamo l'ok, togliamo il conteggio, ok, che ha messo lui e come abbiamo fatto prima, e anche qua andiamo a togliere i null perché manca una mappatura anche in questo caso del supplier. Praticamente quello che ho estratto da Access non era la tabella completa, ho tirato fuori solo un set e nella parte anagrafica appunto mancano alcune informazioni. Perfetto, noi abbiamo creato le nostre tabelline. Allora in questo caso andiamo, facciamo carica in e ce le portiamo direttamente nel modello di dati e qui lasciamo sola connessione, così le nostre tabelline finiscono tutte sul modello di dati. Ecco qua che lui le sta caricando. La tabella origine in realtà non la dobbiamo portare, quindi adesso la sta caricando. Noi facciamo tasto destro adesso sulla tabella origine, che è appunto questa, il tabellone enorme, facciamo di nuovo carica in e qua togliamo da aggiungere modello dati, così la toglie. Qui è un messaggio di notifica, vabbè, diamo l'ok e praticamente vedete diventa di sola connessione, è praticamente questa tabellina qua, però non andiamo a portarlo nel nostro modello. E qui vedete che l'order detail ha 34 righe, la product ne ha 13, il supplier ne ha 17. Se noi adesso andiamo in Power Pivot, ecco che noi qui troviamo le nostre informazioni e se andiamo su in cima sulla vista a diagramma, ok, perché sotto abbiamo la forma tabellare con tutte le nostre informazioni, andiamo sulla vista diagramma. Ecco che qui abbiamo le nostre tabelline e se noi qui adesso andiamo e tiriamo un bel join con le chiavi, abbiamo praticamente fatto le nostre relazioni e quindi poi nella prossima lezione approfondiremo meglio questa cosa qua. Se noi andiamo anche a fare un inserisci tabella pivot, ok, e prendiamo le informazioni dal nostro modello di dati, quindi usa il modello di dati di questa cartella di lavoro, esce questa cosa qua, abbiamo il nostro universo che abbiamo praticamente creato. Adesso queste sono le tabelline di Excel, perché quando fate questa cosa lui vede anche le tabelle che ci sono su Excel.
Adesso andiamo qui, ecco che queste vedete ha il simbolino del cubo, quindi queste arrivano da Power Pivot e sono legate tra loro, quindi noi potremo andare sull'order details, ok, e gli diciamo tirami giù la quantità e poi tirami giù anche l'ordine della data. Poi andiamo sulla nostra tabella del prodotto, io voglio sapere ad esempio voglio sapere il product name, eccolo qua, e poi voglio sapere anche il last name del supplier. Ok, perfetto. Poi andiamo ad esempio su analizza tabella pivot, andiamo su mostra, togliamo i pulsanti più o meno che danno sempre fastidio, andiamo su ok, andiamo su progettazione, andiamo su layout report, facciamo mostra in formato tabella, così ce le mette in formato tabellare. Sempre su progettazione facciamo ripeti gli elementi e togliamo i complessivi subtotali. Ecco che praticamente noi abbiamo ottenuto il nostro modello di dati e ovviamente sarà sempre molto veloce. Ecco che abbiamo fatto la scomposizione del modello, quindi va veramente ragionato di volta in volta, e qui sta molto anche la vostra abilità, sapendo anche cosa volete andare ad ottenere. E se il più delle volte magari vi risulta che avete tantissimi record, il modello magari da creare è complicato, nulla vieta comunque di andare ad utilizzare in Power Pivot anche la tabella estesa in questo modo. Comunque i dati caricati in Power Pivot funzionano in modo molto veloce, quindi anche avendo le tabelle, i tabelloni unici in Power Pivot, e dopo lì si fa anche meno di utilizzare il DAX perché avete già tutto pronto o utilizzate il DAX per fare magari dei calcoli semplici, comunque va sempre bene. Ma la scomposizione è perciò la cosa per cui Power Pivot è nata, per creare appunto l'universo e rendere il tutto estremamente dinamico e veloce. Bene, con questa lezione è tutto. Nella prossima andiamo a vedere i join, approfondiamo un po' quella cosa lì e poi magari andiamo a fare anche una formula con il costo standard e il prezzo di listino, così vediamo un po' anche come funziona questo modellino qua. Bene, grazie a tutti per l'attenzione, mi spiace magari se sono andato un po' lungo. Spero comunque che questa risorsa sia stata di vostro gradimento. Se così è, magari condividete questa lezione nei vostri social, mettete magari un vostro pensiero, lasciate un bel like al video. Se non siete iscritti, iscrivetevi premendo il bottone rosso e ci vediamo alla prossima lezione. Grazie a tutti, ciao!